la borsa più romantica che vedrete oggi. Ciao a tutti e bentornati su Katie & Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un nuovo progetto, una nuova borsa come avrete visto dall'anteprima del video, ovvero la borsa Emma, una borsa veramente super semplice ma che comunque ha il suo perché. Ho realizzato questa borsa che va a riprendere un modello che ho realizzato diversi anni fa. Ovviamente l'ho un attimino rivista, però ho ripreso il dettaglio dei fiocchetti che mi piaceva tantissimo all'epoca e mi piace tuttora. Progetto perfetto anche per le principianti, facendo un po' di attenzione al punto di lavorazione, ma volendo si può semplificare il tutto variando il punto di lavorazione. Quindi invece di lavorare il punto spiga, quindi questa lavorazione qui, ma io vi consiglio assolutamente di provarla anche se siete alle prime armi, potete lavorarla interamente a maglia bassa, quindi tenendo diciamo la lavorazione della base e comunque tutte le varie misure così come sono, ma si cambia il punto di lavorazione. Però come vi ho detto vi consiglio di provarlo perché ho cercato di spiegarvi tutto dettagliatamente. Ovviamente la chicca sono questi fiocchetti qui, ma potete anche non metterli se non vi piacciono le cose troppo sdolcinate, troppo romantiche. Anzi, se siete delle tipe rocchettare potreste valutare l'idea di mettere qualche borchetta a quella. Io ho rifinito il tutto con questa tracolla in resina, volendo si può realizzare anche con lo stesso filato. Ovviamente dovrete prendere più fettuccia. Io per realizzare questa ho utilizzato 2 gomitoli di fettuccia Lycra Top Velvet e se volete realizzarla anche voi uguale identica alla mia, sul sito hobbyperline.com trovate il kit materiali completo, ovviamente come sempre disponibile anche in altre colorazioni, mentre lo schema scritto dettagliato e la versione per mancini la trovate sul mio blog katieandmade.com. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se vi piace questo modello super semplice. Io lo trovo adorabile, anche indossato è bellissima, l'ho amata all'epoca e continuo ad amarla tuttora. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime e le novità, iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzeremo la fettuccia Lycra Top Velvet, quindi la versione in velluto. Ho 2 gomitoli da 300 grammi, quindi 600 grammi totali. Avremo bisogno di una base ovale 24 x 8 cm, una catena in resina da 60 cm con moschettoni. Utilizzeremo l'uncinetto 4,5 per la lavorazione della base, mentre per la lavorazione del corpo in borsa possiamo utilizzare l'uncinetto numero 7 o il 6,5. Io sono partita con il 7 e poi sono passata al 6,5 per stringere un po' la lavorazione. Marcapunti ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Dunque partiremo dalla base, quindi andremo a lavorare come sempre le maglie basse attraverso i fori. Utilizzeremo la fettuccia effetto velluto e sicuramente mi chiederete come facciamo a non far vedere il rovescio. Ragazze, qui bisogna armarsi di pazienza e sistemare i punti e la fettuccia man mano che si lavora. Non ci sono tecniche segrete. L'unica tecnica che posso dirvi è: mentre si lavora cercate di piegarla a metà, quindi la mettete in questo modo in modo da avere il dritto sia davanti che dietro, ma in ogni caso andranno sistemati i punti perché ho già fatto delle prove e comunque ho già lavorato la fettuccia effetto velluto, quindi so per certo che i punti vanno sistemati man mano. Quindi partiamo subito con la lavorazione. Partiremo dal lato più corto e dal foro centrale, ci prendiamo la nostra fettuccia. Per lavorare all'interno dei fori utilizzeremo l'uncinetto 4,5. Quindi facciamo il cappio lasciando la codina finale un po' più lunga, ci servirà poi al termine del giro per chiudere in maniera invisibile. Quindi facciamo il cappietto in questo modo. Potete anche non farlo, io lo faccio per mia comodità. Ci inseriamo quindi all'interno del primo foro, prendiamo il cappietto e ce lo portiamo all'esterno in questo modo. Facciamo una catenella
in questo modo, e questa ci va a sostituire la prima maglia bassa, ed ora procederemo lavorando una maglia bassa in ogni foro. Quindi sistemiamo la nostra fettuccia con molta pazienza, ci spostiamo nel foro successivo e andiamo a lavorare una maglia bassa. Foro successivo, una maglia bassa, e quando arriviamo in corrispondenza dell'angolo, ovviamente non andremo a lavorare più maglie nello stesso punto, ma facciamo semplicemente una catenella e poi procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto. Poi, sempre in corrispondenza dell'angolo successivo, lavoriamo una catenella tra un punto e l'altro, e quella catenella fungerà da aumento. Quindi ora mi sposto nel foro successivo e lavoro una maglia bassa e continuo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Non abbondo con gli aumenti perché comunque dopo nel giro successivo devo passare a un uncinetto più grande, quindi la lavorazione tenderà in ogni caso ad allargarsi un pochino, ma comunque se ritenete necessario fare qualche aumento in più, calcolate di fare non una sola catenella, ma una catenella, una maglia bassa e una catenella, non di più, perché altrimenti dopo si allarga troppo la lavorazione. Quindi ora procediamo lavorando una maglia bassa per ogni punto. Penso che perderò più tempo a girare la fettuccia che a realizzare la borsa, ma per il risultato finale ne vale sicuramente la pena. Ok, una volta che avremo terminato il giro, dobbiamo lavorare l'ultimo foro. Entriamo, prendiamo il filo collegato al gomitolo, ma andiamo a chiudere con la codina che avevamo lasciato più lunga all'inizio, quindi andiamo a riprenderla e chiudiamo questo punto. Tiriamo fuori il filo e con questo filo andremo a creare l'asola di chiusura, quindi andremo a chiudere in maniera invisibile senza tagliare il filo. In questo modo avremo una chiusura più pulita. Se preferite, comunque in ogni caso potete anche non farlo, chiudere direttamente con punto bassissimo e poi procedere con i giri successivi. Quindi mi inserisco in questa asolina qui, questa è la prima catenella, ci inseriamo e poi ci inseriamo nell'ultimo punto lavorato all'interno della catenella, proprio nel mezzo. In questo modo avremo chiuso in maniera invisibile e pulita. Andiamo a bloccare il filo attraverso le maglie ed ora procediamo con la lavorazione della nostra borsa. Vado a prendere ovviamente l'uncinetto più grande, nel mio caso l'uncinetto numero 7, ma va benissimo anche l'8 se lavorate troppo stretto. Quindi ci inseriamo nel punto corrispondente a dove c'è il filo. Io ce l'ho qui, quindi mi inserisco esattamente in questo punto in costa retro, quindi mi inserisco prendendo solo la metà catenella retro, prendo il filo e faccio una catenella in questo modo. Procedo, punto successivo, mi inserisco prendendo la metà catenella in questo modo, prendo il filo e faccio una maglia bassa. Procederò lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Io non farò altri aumenti, ma se nel vostro caso fosse necessario potete fare un aumento per ciascun angolo. Vi consiglio di farlo comunque dove abbiamo fatto anche la catenella, quindi vi fate 2 maglie basse nello stesso punto in ogni angolo, così avrete fatto gli aumenti. Io, come vi ho detto, non li farò,
quindi procedo lavorando semplicemente una maglia bassa in ogni punto sottostante, ovviamente catenella compresa. Bene, una volta terminato il giro, questo sarà il risultato. Ora andiamo a chiudere il giro semplicemente a maglia bassissima, perché dal giro successivo procederò con il corpo borsa lavorando a punto spiega. Se volete continuare a lavorare tutta la borsa a maglia bassa, vi consiglio di chiudere con chiusura invisibile in modo da tenere il tutto più pulito possibile. Quindi io a questo punto vado a chiudere semplicemente con una maglia bassissima, inserendomi esattamente nella catenella iniziale. In questo modo mi inserisco e chiudo a maglia bassissima. A questo punto procedo con la lavorazione del punto spiega, quindi parto con una catenella. Il punto spiega che lavoro di solito è formato da 3 punti. Si fa la prima maglia bassa sul primo punto, poi si va a lavorare il punto canestro nel punto successivo e poi si lavora un punto allungato, comunque un punto canestro, nella maglia bassa che abbiamo fatto prima del punto canestro. Questo procedimento tenderà ad allargare un po' la lavorazione e sembrerà di creare degli aumenti perché il progetto tenderà ad allargarsi, ma non sono dei veri e propri aumenti, quindi poi man mano che il lavoro cresce prende forma normalmente. Quindi procediamo lavorando una maglia bassa nello stesso punto dove abbiamo fatto la catenella e comunque abbiamo chiuso il giro, che corrisponde esattamente a questo punto qui. Poi mi sposto nel punto successivo, ma come vi ho detto dobbiamo fare un punto canestro, quindi mi inserisco alla base del punto, vedete, prendo il filo e chiudo, sistemiamo un po' la fettuccia e poi dobbiamo fare l'altro punto obliquo esattamente alla base della maglia bassa che abbiamo fatto poco prima. Quindi ci andiamo ad inserire alla base della maglia bassa, prendiamo il filo e chiudiamo. In questo modo, vedete, si crea proprio la spighetta. Vi faccio rivedere il passaggio. Andiamo ora nel punto successivo, entriamo nella catenella e lavoriamo la prima maglia bassa. Punto successivo ma sottostante, quindi andiamo a lavorare esattamente qui alla base di questo punto successivo, non questo perché lo abbiamo già lavorato. Ci inseriamo qui e facciamo il punto canestro e poi ci andiamo ad inserire alla base della maglia bassa che abbiamo fatto poco prima. Quindi ci inseriamo qui, prendiamo il filo e chiudiamo. Questo dovrà essere il risultato che otterremo. Vi faccio vedere un'ultima volta, poi vi lascio continuare da sole. Punto successivo, quindi il punto dopo il punto canestro, ci inseriamo prendendo la catenella, quindi lavoriamo una maglia bassa normale. Punto successivo, non questo perché lo abbiamo lavorato, ma il successivo, ci inseriamo alla base della maglia bassa in questo modo e facciamo un punto canestro e poi ci andiamo ad inserire esattamente alla base della maglia bassa fatta poco prima. Quindi ci inseriamo esattamente qui, prendiamo il filo e chiudiamo. I passaggi sono quelli di una maglia bassa comunque, quindi molto semplici. L'importante è capire come andare a distribuire i punti, quindi prima maglia bassa normale, poi punto canestro nel punto successivo e poi si ritorna a lavorare una sorta di punto canestro nella maglia bassa fatta poco prima e questo procedimento si ripete per tutto il giro. Ci rivediamo quindi al termine. Bene, dopo un bel po' ho terminato il mio giro, questo è il risultato. Come potete vedere la lavorazione tende ad allargarsi molto, come se ci fossero degli aumenti, ma in realtà poi andrà tutto a sistemarsi. Io
per stringere il lavoro adesso passerò dall'uncinetto 7 al 6,5. Non è un passaggio obbligatorio ovviamente, potete anche continuare direttamente con il 7, ma per rendere il lavoro più fitto e compatto faccio questo cambio di uncinetto. Quindi lascio l'uncinetto numero 7 e vado a prendere il 6,5. Avrò concluso in questo modo. Qui abbiamo il punto bassissimo di chiusura e la catenella. Noi cosa facciamo? Dobbiamo andare a chiudere con maglia bassissima esattamente in questo punto qui, prima della prima spighetta che incontriamo. Quindi ci inseriamo in questo punto, prendiamo il filo e chiudiamo a maglia bassissima. Facciamo una catenella. A questo punto faremo una variazione anche su quello che è il procedimento originale del punto spiga, quindi ci inseriamo in questo punto, ovvero la catenella prima della spighetta o comunque il punto dove abbiamo chiuso con la maglia bassissima. Ci inseriamo, prendiamo il filo e non chiudiamo, ci spostiamo nella maglia bassa successiva, quindi quella che si trova esattamente tra le due spighette. Ci inseriamo proprio qui alla base della maglia bassa, prendiamo il filo, abbiamo 3 asole sull'uncinetto, le chiudiamo insieme e poi rientriamo ovviamente alla base della maglia bassa, anche se in realtà abbiamo già la spighetta, ma la andiamo a definire ancora di più, quindi ci reinseriamo in questo punto e andiamo a lavorarci il punto obliquo o comunque il punto canestro. In questo modo non avremo una maglia di troppo, quindi il bordo resterà ben stretto, ma comunque avremo la spighetta ben definita. Quindi procediamo, andiamo nel punto successivo, quindi in questo, prendiamo il filo e non chiudiamo, ci inseriamo alla base della maglia bassa successiva, quindi quella tra le due spighette sottostanti, prendiamo il filo, abbiamo le 3 asole e le chiudiamo tutte e 3 insieme. Poi rientriamo esattamente in questo punto qui, lo vediamo benissimo perché già è obliquo, ci inseriamo e ci andiamo a lavorare al di sopra l'altra maglia. In questo modo. Questo sarà il procedimento che dovremo ripetere per tutto il giro e per tutti i giri successivi, quindi ne vediamo un altro insieme, poi vi lascio continuare da sole. Ci spostiamo nel punto successivo, quindi esattamente quello prima della spighetta successiva, questo qui. Prendiamo il filo, non chiudiamo, ci inseriamo alla base della maglia bassa successiva, quindi quella che si trova sempre tra le due spighette sottostanti, prendiamo il filo, abbiamo le 3 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte e 3 insieme e poi ci andiamo ad inserire esattamente alla base della prima maglia, quindi questa qui, ci inseriamo e facciamo il punto canestro obliquo in questo modo. Quindi procediamo in questo modo per tutto il giro e per tutti i giri successivi. Ve li lascerò indicati qui in alto insieme alla misura in centimetri che sarà all'altezza della borsa, ma ovviamente potete modificare queste misure perché se volete una borsa più alta lavorerete più giri, se volete una borsa più bassa lavorerete meno giri. Se non vi trovate con il numero di giri seguite sempre la misura in centimetri, soprattutto se utilizzate un filato diverso. Quindi raggiungiamo queste misure e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Ovviamente la chiusura del giro resterà sempre quella, quindi andremo a chiudere nel punto prima della spighetta, quindi esattamente qui ad ogni giro. Bene, ho ultimato il mio corpo borsa, ho lavorato 10 giri totali più il giro di maglia bassa in costa, sono 11 giri. Ho raggiunto un'altezza di 17 cm, ovviamente potete farla anche più alta, in quel caso vi consiglio di prendere un ulteriore gomitolo di fettuccia perché questo è quello che rimane del secondo gomitolo e dobbiamo andare ancora a fare l'ultimo giro di rifinitura. Quindi a questo punto andiamo a chiudere con una maglia bassissima nel primo punto, quindi esattamente questo qui. Noi ci inseriamo in costa retro prendendo quindi solo la metà catenella esterna e lavoriamo una maglia bassissima in questo modo.
A questo punto, in questo giro di rifinitura, dobbiamo andare a creare anche dei soffietti, quindi delle piccole piegature sui laterali che bloccheremo mentre lavoriamo le maglie bassissime. Per fare questo ci prendiamo dei marcapunti che ci segneranno gli ultimi punti che lavoreremo. Possiamo regolarci con i piedini sul fondo, tiriamo una linea immaginaria e andiamo a mettere il marcapunti sul punto che corrisponde proprio all'angolo della base. Ovviamente voi, avendo il lavoro davanti, riuscirete a capire molto meglio, e ci mettiamo il marcapunti. Facciamo lo stesso anche sull'altra maglia dell'altro angolo. Vi spiego molto velocemente come andrà lavorato. Mentre lavoreremo la maglia bassissima tutta intorno, quando arriviamo in questi punti lavoriamo l'ultima maglia bassissima nel punto marcato, saltiamo i punti centrali e andiamo a lavorare nel prossimo punto marcato. In questo modo si creerà una piccola piegatura che creerà il soffietto. Ripeteremo lo stesso procedimento anche sull'altro lato. Ovviamente in questo caso, trovandoci nel mezzo, creeremo il soffietto al termine, quindi intanto ci mettiamo i marcapunti di riferimento in questo modo, ed ora procediamo con la lavorazione. Quindi continueremo lavorando a maglia bassissima in costa retro. Nel punto successivo il marcapunti lo tolgo un attimo, lavoro il punto bassissimo in costa, quindi prendendo solo la metà catenella esterna, e poi ci riposiziono il marcapunti al di sopra. Ora procedo lavorando una maglia bassissima in costa retro in ogni punto fino ad arrivare al marcapunti. Ok, arrivati al marcapunti lo togliamo e lavoriamo ovviamente anche questo punto. In questo modo, dopodiché saltiamo tutti i punti e andiamo a chiudere con maglia bassissima nel punto successivo, quindi riprendiamo la lavorazione dal prossimo marcapunti. Quindi mi inserisco nel punto che era marcato e lavoro una maglia bassissima. In questo modo si creerà questa piegatura, in questo caso l'ho lasciata molto piccola, e poi si procede lavorando una maglia bassissima in costa retro, e qui su questo lato si ripete lo stesso procedimento. Bene, anche su questo lato ripeteremo lo stesso procedimento, quindi togliamo il marcapunti e lavoriamo il punto. Dopodiché saltiamo tutti i punti successivi e andiamo a chiudere nell'altro punto marcato. In questo modo, a questo punto avremo terminato il nostro giro, tagliamo il filo e andiamo a chiudere con asola di chiusura. Chiuderemo con asola di chiusura non nel punto successivo, bensì nel prossimo, quindi questo è il punto successivo all'ultimo punto che abbiamo lavorato. Noi ci inseriamo in questo e andiamo quindi a ricreare l'asola in modo da creare una chiusura perfettamente pulita. Ci inseriamo ovviamente nell'ultimo punto lavorato in questo modo e poi andiamo a bloccare il filo all'interno. Questo sarà il risultato che otterremo. Avremo queste piccole piegature fisse sul lato. A questo punto possiamo andare a foderare la nostra borsa in modo classico e poi con l'avanzo di filato andrò a creare dei fiocchetti che metterò qui sui laterali proprio per riprendere la borsa creata qualche anno fa. Dunque, per quanto riguarda la fodera, utilizzerò del tessuto che ho preso sempre su Abiperline leopardato. Se vogliamo creare una fodera su misura proprio perfetta, ci andiamo a prendere la misura tutta intorno della borsa, quindi partendo da qui
ci prendiamo la misura in questo modo. Nel mio caso ho 44 centimetri, non sono arrivata proprio al bordo perché tanto comunque non la cucirò proprio sul bordo, e ci segniamo questa misura. Poi ci segniamo la misura intorno, quindi partiamo dal lato, facciamo girare il metro intorno ed ho 66 centimetri e ci segniamo questa misura. Quelle misure che ci siamo presi le dobbiamo dividere per 2, quindi i miei 44 centimetri saranno diventati 22 perché abbiamo messo il tessuto a doppio, e i miei 66 centimetri saranno diventati 33, sempre per questione che abbiamo messo il tessuto a doppio. Ovviamente a quei centimetri ci aggiungiamo 1-2 centimetri per lato per quanto riguarda le cuciture. Una volta che avremo ritagliato il tessuto andiamo a fare 2 cuciture qui sui lati. Possiamo farlo sia a mano che a macchina, ve l'ho mostrato diverse volte. Quindi vado a cucire i miei laterali e poi vado a cucire la fodera all'interno della borsa. Ed eccoci qui, borsa foderata. Come potete vedere ho applicato anche i fiocchetti, non vi ho mostrato il passaggio perché ho semplicemente creato dei fiocchetti e cuciti proprio dove c'è la piegatura, sia sul lato che sull'altro. Potete ovviamente anche non metterle, io li ho messi per riprendere la borsa di qualche anno fa, e questo è il risultato. Volevo mettere la chiusura magnetica ma come sempre mi manca il filo di nylon, compro tutto e non compro le cose che mi servono. Comunque metterò successivamente il bottone magnetico, questo qui che vi consiglierò a vita, e va messo semplicemente qui al centro. Potete metterne anche 2 per tenere la borsa più chiusa, oppure se preferite un altro metodo di chiusura potete farlo tranquillamente. Quindi da chiusa verrebbe così. Ora andiamo semplicemente ad applicare la tracollina, che di solito metto con i moschettoni aggiuntivi, quelli tondi. Questa volta vado ad applicarla direttamente con i suoi moschettoni, quindi l'applichiamo proprio sul lato in corrispondenza del fiocchetto nel mio caso, e vado a farla passare attraverso le maglie bassissime che sono ben rigide, quindi il lavoro non si allenta. Uno sul lato ed uno sull'altro, in questo modo. Questo sarà il risultato finale. Io sono veramente super soddisfatta e felice di aver ricreato questo modello di borsa. È una borsa veramente semplicissima, facilissima da realizzare. Se siete alle prime armi potete anche optare per la lavorazione a maglia bassa, se questo punto vi sembra un po' troppo complicato. Ovviamente potete realizzarla più grande, quindi aumentando le dimensioni della base, quindi se volete utilizzare sempre la base pronta, per realizzare una borsa più grande vi basterà prendere una base 30x10 ed ovviamente prendere più fettuccia, quindi 3-4 gomitoli almeno, perché il punto spiga mangia tantissimo filato. Se invece la realizzate tutta a maglia bassa, comunque valutate sempre di prendere più filato, perché è meglio che avanza che non basta. E nulla, trovate il kit e materiali completo sul sito hobbyperline.com. Ovviamente troverete anche altre colorazioni disponibili. Se volete realizzarla in versione estiva vi basta prendere la fettuccia lycra top piuttosto che quella in velluto. Lo schema scritto dettagliato e la versione per mancini la trovate sul mio blog katyandmade.com. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se la realizzerete. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime e le novità. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche nel tutorial di oggi. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo progetto. Ciao!